Questo video vi è offerto dal nostro partner NordVPN. Hotel. Hotel è un termine che indica accoglienza, calore, riparo, comodità, servizi. Gli hotel, quelli di più alta categoria, si fregiano del titolo di Grand Hotel per ribadire l'elevata caratura di ciò che viene offerto, gli arredi delle camere, la silenziosità della struttura, la presenza magari di zone relax, igieniche, piscine, le spa, la possibilità di soggiornare in delle suite, dei piccoli appartamenti, tutte quelle comodità che sono un privilegio che ovviamente richiede un adeguato prezzo. A volte però, nel corso della storia, gli hotel vengono requisiti dalle autorità pubbliche, che siano civili o militari, fa poca distinzione. Vengono requisiti per scopi differenti rispetto alla loro realizzazione iniziale, al loro scopo iniziale. A Nicosia, ad esempio, da parecchio tempo, ormai sono quasi 40 anni, il Ledra Palace, un bellissimo Grand Hotel nella zona periferica della capitale cipriota, è quartier generale del comando ONU, acquartieramento per le truppe di pace e checkpoint per il passaggio dalla parte greca a quella turca della capitale, che è tagliata in due dalla linea Attila. Non deve dunque stupire che strutture ampie, comode, ben servite, in posizioni strategiche, possano essere impiegate da governi o da reparti militari o da missioni di peacekeeping. A proposito, se volete saperne di più riguardo alla tragedia cipriota, potete trovare il video nel nostro canale. Oggi però non parliamo di Cipro, parliamo della Terra Santa, parliamo della Palestina, parliamo di Israele, anzi di quando ancora non esisteva Israele, e parliamo del King David Hotel, un gran hotel di Gerusalemme che oggi è un moderno e funzionale 5 stelle, scelto per ospitare capi di Stato o di governo in visita appunto in Israele. Ma la sua storia non è fatta solo di lustrini e paillette, di camerieri in livrea, di vassoi d'argento, è fatta anche di lacrime e sangue. Racchiude al proprio interno tanto il desiderio di indipendenza di una nazione, quanto il clima di violenza, di grande violenza insensata che ormai da più di un secolo pervade tutta la regione medio orientale. Come già saprete, per realizzare i nostri video utilizziamo fonti storiografiche che spesso non sono facilmente accessibili dal nostro paese, l'Italia. Ecco, in questa nostra opera di costante ricerca un aiuto fondamentale lo fornisce NordVPN, con l'assoluta e sicura libertà di accedere a contenuti presenti in tutto il mondo, senza distinzione che si tratti di film, serie TV, social media, giornali, archivi online, che sia da PC, da smartphone o da tablet. Ciò sblocca un mondo infinito di opportunità, contenuti e notizie. Anche e soprattutto ci permette di accedere a contenuti geograficamente bloccati in diverse parti del globo. Per noi di Dentro la Storia, per gli amici di NordVPN, hanno creato un'offerta speciale per il Natale, per questo Natale 2023, uno sconto esclusivo di 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN appena sottoscritti. Provate il piano Plus per ottenere NordVPN più NordPass a un prezzo speciale, 2 al prezzo di 1, 2 servizi pagandone uno solo. Grazie a NordVPN potrete prenotare le vostre vacanze, la settimana bianca, il Capodanno o qualsiasi weekend che vogliate prendere per la vostra salute, per il vostro relax, a prezzi ridotti sui principali siti di prenotazioni, semplicemente e in totale sicurezza, con sconti e tariffe non prenotabili dai normali siti italiani. Acquistate dunque un abbonamento NordVPN e iniziate a prendere sul serio la cyber security a partire dal 2024. È un proposito da inserire per l'anno nuovo. Tutto ciò grazie a NordVPN, la VPN più sicura e più semplice di tutto il World Wide Web. Costruito nel 1929 come resort di lusso, nei suoi primi 10 anni di esistenza il King David Hotel riceve personalità di spicco, spesso in esilio. È il caso di Alfonso XIII di Spagna, scappato dal paese iberico dopo la proclamazione della Repubblica all'inizio degli anni 30. Oppure Haile Selassie di Etiopia,
anche a lui abbiamo dedicato una monografia che trovate nel canale. Il Negus venne costretto alla fuga nel 1936 dall'invasione italiana del suo paese. Oppure Giorgio II di Grecia, il monarca ellenico, ha riparato a Gerusalemme con il suo gabinetto di governo in seguito alla conquista di Atene da parte delle forze dell'Asse nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo una quindicina d'anni abbondante, il King David perde parte del suo carattere di hotel aperto al pubblico, perché l'intera ala sud della struttura è requisita d'imperio dal governatorato britannico per il mandato sulla Palestina. I saloni e le stanze di quell'ala vengono adibiti ad uffici amministrativi e militari di Sua Maestà per gestire il turbolento territorio circostante, un retaggio della Grande Guerra, dell'accordo Sykes-Picot, che ha trasformato la regione in un'autentica polveriera in cui la minima scintilla può piccare non un incendio, ma deflagrare un'esplosione devastante. 1946. La Palestina è in subbuglio. Nei 2 decenni precedenti gli attriti tra i residenti arabi e i coloni ebrei in arrivo dall'Europa sono diventati sempre più drammatici. Gli inglesi si rendono conto che non è semplice gestire una zona in cui 2 fazioni rivendicano a medesimo titolo la terra, col rischio di escludere qualcuno dalle distribuzioni. Sobillati dal Gran Muftì di Gerusalemme, Haji Amin al-Husseini, gli arabi scatenano persino un pogrom di cui fa le spese non la comunità di coloni, ma l'antica comunità ebraica autoctona, quegli ebrei che erano rimasti in Palestina anche dopo la diaspora, dopo la distruzione del Tempio di Salomone. I mandatari, i britannici, reagiscono dopo quel pogrom proibendo ufficialmente l'immigrazione ebraica, che da quel momento in avanti diviene clandestina. Gli orrori del secondo conflitto mondiale, l'Olocausto, le simpatie naziste del Gran Muftì, che durante la guerra si rifugia a Berlino promuovendo la nascita della divisione delle SS Ansar, una divisione da montagna composta da bosniachi di fede musulmana. La fuga dei sopravvissuti dal continente fanno cambiare idea ai britannici, spinti dall'opinione pubblica mondiale a rivedere le proprie posizioni. E poi c'è un caso, il caso di una nave mercantile. Si chiama President Warfield, viene ribattezzata Exodus. Parte dalla Germania, carica i sopravvissuti ai campi di sterminio, vaga per i mari del Mediterraneo, arriva fino in vista della Terra Santa e da lì viene dirottata a Cipro. Exodus non può entrare. Uomini, donne e bambini a bordo inscenano uno sciopero della fame. Chiedono di poter finalmente arrivare a destinazione. Ebbene, il caso della Exodus scuote ulteriormente e desta scandalo in tutto il mondo. Impedire a gente che è sopravvissuta agli orrori dell'Olocausto di trovare quello che cercavano, cioè una terra in cui vivere in pace, è qualcosa che non viene accettato moralmente da nessuno. L'immigrazione ebraica, che si è strutturata da inizio Novecento attraverso una agenzia per l'immigrazione, si è dotata nel corso degli anni anche di una forza militare clandestina di autodifesa. Si chiama Haganah. Sono uomini ma anche donne in armi che nelle intenzioni iniziali devono solo difendere gli insediamenti in Palestina e supportare i tentativi di rompere il cordone della Royal Navy nel periodo del Libro Bianco, portando gli esuli dall'Europa e poi i sopravvissuti dell'Olocausto nella terra promessa. Ma non c'è solo l'Haganah, non ci sono solo i membri dell'agenzia ebraica, ci sono anche alcuni ebrei che hanno idee molto più oltranziste, ebrei che non intendono solo difendersi, preferiscono attaccare per primi, pensando di riuscire a dimostrare la propria forza, dissuadendo eventuali aggressori. Questi individui, che vengono definiti come reietti da gran parte della comunità ebraica, si radunano in 2 organizzazioni. Sono la Banda Stern e soprattutto l'Irgun Tzvai Leumi. Scopo dell'Irgun è il terrore, da spargere tra gli arabi al fine di indurli ad abbandonare il campo, ma anche da instillare negli stessi inglesi che teoricamente dovrebbero controllare la zona, ma che in realtà fanno fatica, moltissima fatica, ad avere il pieno polso della situazione. Gli uomini dell'Irgun tendono imboscate, incendiano villaggi, aggrediscono convogli, gettano nel panico tanto la popolazione civile quanto i piccoli drappelli di guardia dei britannici. Il loro obiettivo, l'obiettivo dell'Irgun, è influenzare l'opinione pubblica mondiale sino a costringere la Gran Bretagna non solo a rinunciare al mandato sulla Palestina, ma a rinnegare anche il Libro Bianco del 1939, un piano di riordino dell'area con la nascita prevista per il 49 di uno Stato arabo con una forte minoranza ebraica al suo interno.
Dopo la breve tregua per la seconda guerra mondiale, l'Irgun torna a colpire. La Francia più ultrazista, guidata da Avram Stern, si stacca tra l'altro, dichiarando aperte le ostilità contro gli inglesi, uccidendo il ministro residente per le colonie, Lord Moyne. È la banda Stern, una banda numericamente ridotta, ma che viene definita di pazzi sanguinari, che non hanno molto a che spartire con le idee di una Palestina in pace e abitata da due popoli che devono coesistere. La Haganah e l'agenzia ebraica ovviamente non vedono di buon occhio le iniziative né degli Irgun né della banda Stern e cercano quanto più possibile di contrastarle, segnalando alle autorità britanniche i vari progetti eversivi di cui vengono a conoscenza. Ne scaturisce una campagna di arresti all'interno della cosiddetta Operazione Agatha, con cui la polizia e l'esercito rinchiudono in carcere 2700 soggetti, tra sospettati e accusati a vario titolo di vari attentati dinamitardi o con armi da fuoco nei confronti delle autorità mandatarie. I vertici dell'Irgun esigono immediata vendetta per l'operazione Agatha. Vogliono dimostrare che la loro forza di intervento nella questione palestinese non è stata annientata e comunque nemmeno diminuita. Il bersaglio non può essere che il cuore del potere britannico, quel King David Hotel in cui alloggiano e lavorano militari e funzionari di Sua Maestà. La Haganah è a conoscenza del piano di rappresaglia e dopo averlo inizialmente appoggiato lo rinnega, informando gli inglesi. Un primo tentativo di attentato è così abortito, ma l'Irgun non demorde e organizza una replica. Nella mattina del 22 luglio del 1946 un comando di mezza dozzina di uomini si introduce attraverso le fognature nei sotterranei dell'hotel. L'esplosivo, fatto in casa, utilizzando concimi chimici e solventi, è stato portato lì in gran segreto nei giorni precedenti, senza destare sospetti. È stato camuffato da sacchi di fertilizzante da utilizzare per il giardino dell'hotel, quindi nessun sospetto. Alle 12:15 di quel 22 luglio, una prima carica esplosiva detona fuori dal perimetro e travolge un autobus di passaggio. Ci sono parecchi feriti, per fortuna nessuna vittima, ma quello è solo un diversivo. Serve ad allontanare quanto più possibile i civili residenti nella zona. L'Irgun vuole colpire gli inglesi, non altri. Alle 12:37, sono passati 22 minuti dal primo scoppio, un lampo accecante investe l'ala sud della struttura alberghiera, che nel giro di pochi secondi collassa su se stessa e si frantuma al suolo. Immaginate un'enorme distesa di massi, di calcinacci, di tegole distrutte, di cemento che si sbriciola. Un enorme nuvolo di polvere si alza nel cielo di Gerusalemme. La vedono ovunque i residenti. La bomba, ad altissimo potenziale, ha demolito una intera sezione dell'hotel, uccidendo sul colpo diverse persone e schiacciandone altre sotto le macerie. Le squadre di soccorso devono lavorare per ben 3 giorni, rimuovendo la bellezza di 2 tonnellate di carichi di materiale, salvando appena 5 persone, 5 sopravvissuti. In realtà ce ne sarebbe una sesta, estratta viva 31 ore dopo l'esplosione, ma quella sesta persona ha riportato ferite troppo gravi, delle forti emorragie interne e morirà in ospedale nel giro di una settimana. Il bilancio conclusivo dell'esplosione al King David Hotel è di 91 morti. Per la stragrande maggioranza si tratta di arabi e inglesi. Muore anche qualche altro straniero, qualche greco che lavorava nella struttura, qualche straniero, qualche turco, anche qualche ebreo. La reazione dell'opinione pubblica è imponente. Mentre arabi e ebrei intendono seguire in silenzio le mosse del Regno Unito, la gente protesta contro il governo, contro la struttura mandataria, responsabile di aver sottovalutato i rischi di un mandato non più sostenibile. Gli inglesi non ne possono più. Il King David Hotel è la classica goccia che fa traboccare il vaso, qualcosa che forse c'era da aspettarselo, forse era il caso di intervenire prima, ma ormai è troppo tardi. Nel giro di nemmeno 2 anni, la Gran Bretagna evacua la Palestina, mentre le Nazioni Unite decidono per la spartizione del territorio in 2 entità statali distinte, una ebrea e una araba, con Gerusalemme città libera a statuto internazionale. La soluzione, che potremmo definire di carattere salomonico, viene accettata dall'agenzia ebraica, ma gli arabi no. Gli arabi la respingono, vengono sobillati dal solito mufti che è tornato per prendersi un ruolo non solo di guida religiosa, ma prima di tutto di guida politica. E assieme al Gran Mufti ci sono anche altri politici arabi che cavalcano il malcontento.
che spingono per una soluzione militare, che non vogliono accettare una partizione pacifica del territorio. È una guerra che scoppia all'indomani della dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele. Nella successiva guerra arabo-israeliana, l'Irgun e la banda Stern rientrano nei ranghi della Haganah, contribuendo con i propri uomini ad alcuni episodi di valore, ma anche a pagine nere, come il massacro di Deir Yassin, un villaggio arabo distrutto, i suoi abitanti uccisi dal primo all'ultimo, in un atto di autentica ferocia. Il capo dell'Irgun, Menahem Begin, diverrà in seguito primo ministro di Israele e, ironia o aspetto grottesco della storia, riceverà il premio Nobel per la pace parecchi anni dopo, grazie agli accordi di Camp David. Ma si sa, la storia è abituata a soppesare su una invisibile bilancia meriti, pregi, colpe, delitti di ciascuno di noi. E non è un caso che poco tempo dopo quel premio Nobel, Menachem Begin sia costretto alle dimissioni, perché sotto il suo governo, con la sua indiretta responsabilità, che avvengono i massacri in Libano, nei campi di Sabra e Shatila, dopo l'uccisione e un altro attentato dinamitardo del presidente eletto, di quel Bashir Gemayel che doveva teoricamente prendere in mano la situazione libanese, ma al cui assassinio seguono i massacri dei Maroniti nei confronti dei palestinesi. Fa riflettere tutto ciò. Fa riflettere il caso che nella parabola sanguinaria dell'Irgun vi siano stati soldati e macellai, politici e boia, e che il capo dell'Irgun abbia attraversato la storia del Medio Oriente, prima come terrorista, poi come statista e infine come responsabile morale di massacri indegni di una società civile. E questo ci fa pensare che forse, alla fine, avevano ragione tanto Giovan Battista Vico quanto Marx. Il primo con le sue teorie della ciclicità, il secondo quando disse che la storia si ripete sempre due volte, la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa. Peccato che la farsa spesso sia grondante sangue.